Siamo ad Acquiterme per una mostra su Lucio Fontana, ma abbiamo scoperto che Acquiterme non solo è una cittadina molto impegnata culturalmente, ma offre tantissime cose, come quella che vedete dietro di me, è il Grand Hotel delle Nuove Terme. Ma non solo terme, chiediamo all'assessore alla cultura 3 motivi per visitare questa bellissima città. Il primo è che ad Acquiterme troverete ad accogliervi 25 secoli di storia. Il secondo è il territorio, che comunque vi presenterà un paesaggio incantevole. E il terzo è l'enogastronomia. Stiamo entrando a visitare la mostra dedicata a Fontana e siamo in compagnia del suo curatore, l'architetto Adolfo Carozzi. Bene, entriamo nella mostra dedicata a Lucio Fontana, mostra dedicata quest'anno alla 47esima edizione dell'Antologica a uno dei più grandi maestri del Novecento, in occasione dei 50 anni della sua scomparsa. Quest'anno, insieme all'amministrazione comunale, siamo riusciti ad allestire una rassegna che riesce a rappresentare un po' tutto il percorso di questo grande artista. L'ambientazione è stata ideata partendo da un'affermazione sul manifesto dello spazialismo del 51 dello stesso Fontana, il quale appunto accennava al cemento armato come un mezzo libero di espressione nell'architettura. E quindi diciamo che questa possibilità di libertà nell'architettura ben si addice all'idea di libertà inserita all'interno delle opere da Lucio Fontana. Lo spazialismo quindi è un'identità diversa, una nuova dimensione dell'arte. Fontana appunto è riuscito a riunire insieme la pittura, la scultura e in molte occasioni anche l'architettura. Nel primo spazio troviamo quelle che sono le opere forse più famose di Fontana, cioè i concetti spaziali, le attese, ovvero quelli conosciuti come i tagli. C'è proprio una sensazione di un momento prima di eseguire il taglio. Quindi c'è un'emozione, c'è la tela quasi che aspetta, è lì pronta per essere incisa, violentata dal cutter di Fontana. Ci sono 34 opere che vanno appunto dai concetti spaziali, sulle tele, sulle carte, sulla ceramica, sui bronzi, sono inserite anche alcune grafiche e 2 teatrini. Nella sala dedicata ai concetti spaziali, cioè quelli degli anni 50, troviamo veramente delle opere importanti, oserei dire museali. Ad esempio questo concetto spaziale del 1956, su questo fondo giallo, è una delle opere più importanti della mostra, sì. Molto bello, su questa tela bucata. E per ultimo troviamo una installazione multimediale che ha una funzione così sempre di richiamare questo discorso dello spazio, e avvicinandosi a una tela bianca si taglia, si apre e all'interno della tela possiamo vedere uno spazio cosmico e quindi uno spazio infinito, che era poi diciamo proprio il messaggio di